Allora, intanto, vabbè, volevo ringraziare tutti. Intanto benvenuta a Foggia, Grazie, anche grazie, se devo dire volta Eleonora ha sangue meridionale, perché sì, la mamma... 100% meridionale, terrore. Prego. Sì, diciamo, ho mamma nata a Roma ma da genitori pugliesi, però dalla parte di Bari, e papà che purtroppo non c'è più, di Catania, quindi sono assolutamente 120% sud Italia. Allora no, intanto io volevo ringraziare tutti per l'accoglienza, per avermi invitata qui oggi come, diciamo, ambasciatrice della cultura digitale in Italia, che mi fa molto piacere perché è sempre stato uno dei miei grandi obiettivi. Poi adesso vi spiego magari perché, e poi volevo ringraziare ovviamente Ulride e il suo team per avermi coinvolto nella creazione anche, insomma, proprio didattica di questo corso, che è una cosa che mi piace tantissimo e della quale sono molto orgogliosa. Allora, intanto vi racconto un po'. Quanti di voi conoscono quello che oggi si chiama Digital Innovation Days e che si chiamava Mashable Social Media Day prima di tutto? Poi vi spiego perché il cambio. Quanti di voi? Una sola? Anche Marica. Anche Tre. Ragazzi, insomma. Ok, no vabbè, ma non c'è problema, vuol dire che ho fatto la cosa giusta per stare qui, non c'è problema. Allora, che cosa succede? 5 anni fa, allora io intanto vi racconto brevemente chi sono, nel senso sono una professionista del settore marketing a 360 gradi, quindi il digitale in realtà arriva nella mia vita nel 2012, io mi occupo invece di marketing dal lontano 2008. Prima ancora mi occupavo di vendite, ho sempre lavorato in ambito, diciamo, un po' internazionale, se vogliamo dire, nel senso ho lavorato per grandi aziende come Hewlett Packard, come Roberto Cavalli, come Microsoft. È stata l'esperienza più significativa che ho svolto, e tutto questo l'ho svolto tra Roma, Milano e Londra, dove attualmente vivo e risiedo da 5 anni. Che succede? A un certo punto della mia vita, adesso sarebbe troppo lungo, qui non è la sede, arriva il digitale, perché da un blog di moda e lifestyle, quindi questo lo racconto sempre perché magari molti di voi hanno degli hobby o comunque scrivono su dei blog e magari pensano che non porterà da nessuna parte o che è soltanto qualcosa che fanno nel tempo libero. In realtà nel mio caso invece poi è diventato di fatto un lavoro e poi di fatto la mia impresa. Quindi parto da un blog di moda e lifestyle, cresco la mia, come dire, influenza online, vengo intercettata da queste persone di Mashable, che è un'organizzazione che si trova a New York, che sostanzialmente fa informazione, nel senso loro hanno il terzo blog più popolare al mondo in ambito tecnologia, in ambito marketing e poi tante altre cose che hanno aggiunto dopo. Hanno creato questa cosa che si chiama Social Media Day e mi hanno contattata per portarlo, diciamo, in Italia nel 2014. Oggi diciamo diventa Digital Innovation Days perché dopo 5 anni abbiamo raggiunto, come dire, una grande forza di brand e anche abbiamo allargato tutte quelle che sono le tematiche che portiamo all'interno dell'evento, quindi l'evento si stacca, di fatto da questa settimana si stacca ufficialmente da Mashable e diventa, diciamo, Digital Innovation Days a tutti gli effetti. Questo ci tengo a dirlo così capite un attimo, se cercate online capite il passaggio. La cosa importante che mi interessa, insomma, dire, che penso possa essere interessante per voi, è che si tratta di una case study di successo. Perché parte da zero, nel senso io ho creato questa cosa mentre lavoravo full time, quindi part time per quasi 5 anni e non avevo fondi, nel senso non ho avuto investitori, non avevo fondi miei, l'ho creata veramente, non avevo i soldi nemmeno per creare il sito, quindi era un evento di 150 persone nel 2014, diventa un evento di 1170 persone nel 2017, chiude quest'anno con 1490 partecipanti, un fatturato, diciamo, abbastanza interessante, nel senso non siamo milionari, però sicuramente per essere partiti da zero siamo senz'altro cresciuti. I primi 2 anni l'evento è stato gratis, e poi però nel 2016 diventa effettivamente a pagamento, quindi di fatto noi siamo in impresa, se volete, dal 2016, solo da 2 anni. Eppure la reach social, ecco, questo è l'altro tema e poi chiudo, la reach social dell'evento è stata pazzesca, al di là dei partecipanti noi abbiamo raggiunto, è stato l'evento più twittato dell'anno nel 2017, adesso sul 2018 sto ancora aspettando i dati, però abbiamo fatto 22.000 tweet in 3 giorni, quindi c'è stata veramente una forza enorme dei social e del web a supporto dell'evento, quindi che ha raggiunto molte più persone oltre a quelle che erano fisicamente lì. Quindi questo, diciamo, è un po' il tutto.
l'ultimissima cosa che dico è che da questo ovviamente per me si sono create tantissime opportunità di lavoro, cioè al di là dell'evento io ho iniziato a lavorare come consulente, ho iniziato a lavorare anche come, tra virgolette, influencer, anche se non era quello veramente il mio obiettivo, però comunque è qualcosa che ad oggi anche diciamo è diventato un lavoro e il mio team non gestisco tutto questo da sola, ho un team di freelance che lavorano con me e anche per loro è stata un'opportunità di visibilità ma anche di proprio lavoro e di poter imparare tante cose che per loro oggi, insomma, che li rendono oggi dei professionisti di successo che comunque possono sfruttare quella che è stata l'esperienza all'interno della mia organizzazione. Quindi penso di aver detto più o meno tutto, aprirei a... Una